La flottiglia intercettata. Una notte di mare, accuse e tensioni diplomatiche. Nella serata del 1° ottobre la Marina Militare israeliana ha fermato, secondo le fonti degli organizzatori e le ricostruzioni successive dei media, una parte consistente della cosiddetta Global Sumud Flottiglia, la missione civile partita per portare aiuti e simboli di solidarietà verso la striscia di Gaza. Le operazioni di abbordaggio sarebbero iniziate intorno alle 19 locali, a decine di miglia dalla costa palestinese. Per alcuni osservatori e partecipanti, l'azione si è svolta in acque considerate internazionali, a circa 70 miglia nautiche, circa 130 km, da Gaza. I numeri, anche se ancora provvisori e aggiornati in tempo reale durante la mattinata successiva, danno un'idea dell'entità dell'operazione. Dagli aggiornamenti della flottiglia e dai tracker pubblici sono emersi dati discordanti in dettaglio ma convergenti nella sostanza. Sulle 44 imbarcazioni che componevano la missione, almeno 19 risultavano intercettate e 23 ancora in rotta verso Gaza al momento dei rilevamenti. Altri report, facendo il punto in diretta, hanno parlato di un quadro ancora più esteso, con decine di mezzi presi in carico dalle unità navali israeliane o con cui si erano persi i contatti. Tra le barche fermate figurano alcune imbarcazioni con personalità pubbliche a bordo, tra queste la Morgana, sulla quale gli attivisti indicano la presenza del senatore Marco Croatti e dell'europarlamentare Benedetta Scuderi. Le autorità italiane hanno riferito che sono 22 i cittadini italiani coinvolti nelle barche fermate. Secondo il Ministero degli Esteri, i nostri connazionali sono in buone condizioni e saranno seguiti dai consolati. Dal lato operativo, le versioni sull'uso della forza divergono nettamente. Gli organizzatori della flottiglia hanno denunciato manovre aggressive. Alcuni video e comunicati diffusi via social e canali ufficiali segnalano l'uso di getti d'acqua ad alta pressione contro alcune imbarcazioni. La Yulara è stata mostrata in un filmato che, secondo la flotilla, la ritrae colpita dagli idranti. E la denuncia che la nave Florida sarebbe stata deliberatamente speronata. Gli attivisti hanno definito tali interventi come attacchi illegali contro navi civili disarmate e hanno invocato la protezione internazionale, parlando di possibili crimini di guerra. Le autorità israeliane, dal canto loro, hanno giustificato l'azione ricordando l'esistenza di un blocco navale concentrato sull'area di Gaza e sostenendo che la flottiglia non ha violato aree di combattimento attive. Fonti ufficiali israeliane hanno inoltre assicurato che i passeggeri intercettati sono sani e salvi e che verranno trasferiti ad Ashdod per le procedure di identificazione ed espulsione. Il contrasto tra le due narrazioni, quella degli attivisti che denunciano aggressioni in mare e quella dello Stato che rivendica il rispetto del proprio dispositivo di sicurezza, è anche un conflitto giuridico. Analisi di diritto internazionale pubblicate da osservatori legali ricordano che la situazione non è neutra. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare garantisce la libertà di navigazione in alto mare, ma il diritto internazionale ammette in alcuni casi il principio del blocco navale in contesti di conflitto. Tuttavia, come riassume il ragionamento degli esperti, i blocchi sono soggetti a limiti stringenti. Non possono essere usati per affamare civili, devono essere notificati agli organismi internazionali e applicati con proporzione. E l'abbordaggio di navi che trasportano materiale umanitario neutrale comporta profili di illegittimità quando non rispettati i criteri stabiliti dal Manuale di Sanremo e dalle norme consuetudinarie. Per questo motivo alcuni giuristi qualificano l'operazione israeliana, se confermati i fatti denunciati, come potenzialmente contraria alle norme internazionali che proteggono le missioni umanitarie. La cronaca minuto per minuto, raccolta dalle dirette dei principali quotidiani e dai bollettini dei promotori della spedizione, racconta la confusione dei primi momenti. Prima, l'alt intimato dalle imbarcazioni militari israeliane, poi la circolazione di filmati e di messaggi lanciati dalle barche che documentavano manovre, interruzioni nelle comunicazioni e lo spostamento forzato di persone su unità più grandi. Alcuni tracker pubblici hanno segnalato che al termine delle operazioni iniziali, più di 40 imbarcazioni erano state prelevate o avevano perso il collegamento con il centro operativo della flotilla.
Le autorità organizzative hanno riferito di difficoltà a monitorare in tempo reale tutte le posizioni e hanno chiesto l'intervento di ambasciate e organismi internazionali. Le fonti israeliane hanno invece dichiarato che l'operazione ha visto impiegate molte navi e che le procedure sono state condotte per evitare escalation, ma che non sono state tollerate violazioni del blocco. L'immediata ricaduta politica e diplomatica si è misurata su due fronti: la pressione sui governi degli Stati europei e la reazione dell'opinione pubblica. A livello diplomatico, paesi come la Spagna hanno convocato rappresentanti israeliani, mentre i governi europei hanno ribadito la necessità di informazioni e garanzie sulla sorte dei loro cittadini a bordo. In Italia, il governo ha attivato un'unità di crisi. Il ministro degli esteri ha reso noto che, su indicazione del governo, i consolati di Tel Aviv e Gerusalemme stanno seguendo le procedure di identificazione e che sono state organizzate soluzioni per il rimpatrio dei cittadini italiani coinvolti. Le stime ufficiali italiane hanno indicato la previsione di voli speciali per il rimpatrio, con date ipotizzate tra il 6 e il 7 ottobre, anche se i tempi concreti saranno legati alle procedure amministrative e giudiziarie israeliane sulle richieste di espulsione. A casa, la notizia dell'abbordaggio ha innescato una mobilitazione immediata. Cortei spontanei e presidi si sono moltiplicati in decine di città italiane, da piazze affollate a presidi davanti a consolati ed edifici istituzionali. Brescia e Firenze sono tra le città dove nelle ore successive si sono raccolte centinaia di persone in presidio, con chiamate alla partecipazione rilanciate dalle associazioni locali. Manifestazioni analoghe, alcune con migliaia di partecipanti, si sono registrate in altre piazze, alimentando un confronto aspro nella politica nazionale sul come gestire la questione. I principali sindacati hanno annunciato e proclamato iniziative di protesta e l'indomani è stato dichiarato uno sciopero generale che promette di fermare parti significative delle attività sociali e produttive. Con il sindacato confederale e forze sindacali di base che hanno sottolineato la gravità dell'azione in mare e l'esigenza di risposte politiche chiare. Il mondo politico italiano, come prevedibile, si è diviso. La Premier ha invitato alla prudenza e ha criticato alcune manifestazioni, mentre forze di opposizione e voci parlamentari hanno condannato l'azione israeliana e chiesto interventi diplomatici più forti. Il contesto più ampio spiega perché la vicenda abbia scatenato reazioni così polarizzate. La flotilla non è una semplice colonna di imbarcazioni con forniture, ma un'azione che mescola obiettivi umanitari e forte significato politico, intesa a contestare apertamente il blocco navale imposto intorno alla striscia di Gaza e a mettere sotto i riflettori l'emergenza umanitaria. Questo carattere ibrido, aiuto materiale e protesta simbolica, complica la lettura giuridica e politica. Mentre i promotori invocano il diritto di portare soccorso a popolazioni assediate, lo Stato che impone il blocco nega che tali imbarcazioni possano entrare in zone considerate a rischio o usare il mare per transitare verso obiettivi ritenuti sensibili per la sicurezza. La cruna del diritto internazionale è qui. È legittimo imporre un blocco? Se sì, quale disciplina e quali tutele devono proteggere le imbarcazioni umanitarie che lo sfidano? Di fronte a questi nodi, gli esperti interpellati dagli organi di stampa hanno ricordato che la regola di base è la proporzionalità e la protezione dei civili. Se davvero fossero confermate azioni violente contro navi disarmate, si aprirebbe un dossier di forte impatto politico e giuridico. Sul piano pratico, le prossime ore e i prossimi giorni saranno scanditi da 3 livelli di sviluppo. Il primo è operativo e riguarderà il destino fisico delle imbarcazioni e delle persone. Il trasferimento ad Ashdod, le procedure di identificazione, le decisioni su espulsioni volontarie o rimpatri forzati e il calendario dei voli che le autorità italiane stanno pianificando per riportare a casa i cittadini. Il secondo è diplomatico. Le capitali europee e le istituzioni internazionali saranno chiamate a chiedere chiarimenti ad Israele, a valutare eventuali azioni coordinate e a gestire le relazioni bilaterali tese. Il terzo è giudiziario e normativo. Se emergessero prove certe di violazioni del diritto internazionale, dall'uso eccessivo della forza a azioni dirette contro missioni umanitarie, la controversia potrebbe tradursi in denunce internazionali, richieste di inchieste indipendenti o ricorsi a organismi internazionali competenti.
La vicenda è destinata a lasciare tracce. Al di là delle singole responsabilità contestate nelle ore concitate dell'operazione, ciò che resta è la fotografia di un Mediterraneo in cui la politica, il diritto e la protesta civile si scontrano in mare aperto. Navi di solidarietà che cercano di forzare un blocco, arsenali di argomentazioni legali che cercano un confine netto fra sicurezza e abuso, e pubbliche opinioni pronte a scendere in piazza. Lo scontro sulla flottiglia mette sul tavolo questioni che investono non soltanto la gestione immediata dell'evento, ma la tenuta delle norme internazionali che regolano conflitti, aiuti e il rapporto fra diritti umanitari e prerogative di uno Stato in materia di sicurezza.